Mi ricordo ancora quando a Verona, un paio d'anni fa, una ragazza militare mi chiese, guardando in monoruota, mi chiese se era possibile andare sulla neve. Io risposi no, perché scivolano, perché ci vorrebbero le ruote chiodate. Siamo venuti su oggi con questi e di neve ne abbiamo presa. Adesso ti faccio vedere. Ma torniamo indietro a qualche settimana prima di questa avventura. Ero a Bologna quando ha iniziato a nevicare. La tentazione era troppo forte. Ho preso il monoruota e mi sono detto: oggi ci provo. In compagnia di un amico usciamo con le strade bianche, la città silenziosa. Alcuni ci guardano incuriositi, i primi metri con molta cautela. Poi la fiducia cresce. La neve fresca mi accoglie, la ruota non scivola, anzi si muove fluida. E lì ho capito che sì, la neve non è nemica di questo mezzo. Certo, serve feeling, serve fare un po' di esperienza, ma la stabilità c'è. Scivolare? Così in piano? Mai, neanche una volta. E così stavolta ho deciso di salire su a Posapunere, un rifugio di montagna a circa 1300 metri di altitudine. In realtà la proposta è del mio amico e salire in due è indubbiamente una scelta più sicura. Ognuno sul proprio monoruota elettrico, in mezzo alla neve. Abbiamo iniziato qualche chilometro a valle, sull'asfalto con un po' di neve sciolta. Per questo primo tratto metto una mantellina per la pioggia, consapevoli che in quota la pioggia non ci sarà. Fa freddo, ma ci siamo coperti abbastanza e siamo consapevoli che le cose potrebbero farsi un po' complicate. In quel caso avremo scoperto il nostro limite, ci gireremo e torneremo indietro. L'aria è pulita e la natura tutto intorno è coperta da una patina bianca. Salendo di quota, la strada diventa sempre più coperta, prima di ghiaccio e acqua, non troppo difficile, insidioso solo dopo una notte particolarmente fredda, ma per fortuna non è questo il caso. Ad ogni metro di salita in quota, il fondo si copre però sempre di più, ed in alcuni punti cominci a sentire la ruota che cerca trazione. E come sempre ti affidi all'elettronica, che lavora egregiamente per tenerti in equilibrio. Mentre tu adegui la velocità e la delicatezza nei comandi per permetterle di portarti avanti in sicurezza. E in queste situazioni serve delicatezza, non forza. Niente movimenti bruschi, niente panico. E ti ricordi che non stai solo guidando, stai dialogando con la tua macchina. Il monoruota non è un trabiccolo. Quando impari a portarlo, diventa una vera e propria estensione del tuo corpo. Saliamo e finalmente lasciamo l'asfalto in favore di quello che è davvero un sentiero ricoperto di neve fresca, scivolosa in alcuni punti, come in altre occasioni ho provato passando sul fango, però molto differente. Il fango ti impasta la ruota, ti rallenta e inoltre si appiccica e sporca tutto ciò che trova. La neve invece no, sembra rispettare di più il monoruota, come se si adattasse al suo passaggio, alla compattezza che scrocchia sotto la gomma, e alla fine ti lascia anche la monoruota bella pulita. Certo, nei punti dove c'è il ghiaccio compattato sotto si tende un po' a scivolare, ma il tutto alla fine è abbastanza gestibile, molto più di quello che sembra. Incredibile che con un mezzo così si possa salire senza grossi problemi. Sulla neve ogni gesto deve essere dolce, è un equilibrio quasi zen. Più stai rilassato, più il mezzo risponde. La neve amplifica ogni cosa e allo stesso tempo la isola. Quel rumore scrocchiante lo sentivo quando da ragazzo andavo sul bob, ora lo sento su un mezzo motorizzato perfettamente silenzioso. E nel silenzio puoi concentrarti meglio sul percorso, perché ogni micro spostamento cambia tutto. Senti la neve sotto la ruota, senti la stabilità e capisci che a volte si scivola e non ci si può fare molto. Solo scendere, o come dice il mio amico, abbandonare il mezzo. Le mie non sono cadute, sono abbandono del mezzo. Abbandonare la nave! Sì, si cerca di evitare la perdita di aderenza, ma fa parte di questo gioco. Ecco perché procediamo ad una velocità alla quale il peggio è lasciare appoggiare di traverso la monoruota mentre noi restiamo in piedi camminando. Il risultato spesso è anche abbastanza comico e diverse sono state le occasioni di risate a seguito di scivolata, soprattutto se le scivolate erano in combo. In piedi!
Sembriamo i due stronzi dei Simpson. E poi ho capito una cosa. La chiave per scivolare il meno possibile, il mio metodo personale che ho battezzato il metodo T-Rex. La vedono solo se lei si muove. Ecco, sulla neve funziona uguale. Meno ti muovi, meno ondeggi, più tieni il baricentro sotto la ruota e più il ghiaccio non ti vede. Perché sulla neve il monoruota non perdona controlli aggressivi, richiede fluidità. Devi diventare leggero, come diceva Lello Arena salendo da passeggero in bici. Fateli giri. E come facciamo a fare i giri? Che dici a fare, faccio i giri. Certo è una metafora perché il tuo peso ovviamente non cambia, ma rende l'idea di un corpo dolce e morbido nei comandi che fa procedere in maniera più sicura. Attenzione, non rigido, comunque rilassato ed elastico, però stabile e tranquillo, pronto a correggere in modo misurato mentre il mezzo fa il resto. È una lezione quasi filosofica. La forza non serve, serve calma, equilibrio e anche un po' di fiducia nella tecnologia. Arrivati a pochi metri dalla cima del rifugio, la pendenza si fa seria. La neve inizia a essere alta, soffice e la ruota, nel punto di salita maggiore, scivola. Ecco, questo è stato il mio primo cut-off. Sì, lo so, uso l'espressione cut-off in modo improprio, di solito è un grave problema dell'elettronica che per un motivo o per un altro taglia ogni propulsione e si cade in avanti. Nel mio caso è stata solo una perdita improvvisa e quasi istantanea della trazione, una sensazione che credo sia molto simile, non bella, ma in questo caso completamente innocua. Avevo protezioni su ginocchia, gomiti e mani, e come un bambino mi è venuto da ridere. Cazzo, non c'avevo. Ce l'ho. Ed anche questa caduta mi insegna qualcosa, che non è un fallimento, ma è parte del gioco. È la prova che sto trovando il mio limite e lo sto facendo anche in piena sicurezza. Decidiamo di finire l'ultimo tratto a mano, gli ultimi 20 metri, spingiamo le ruote tra la neve e arriviamo in cima. Il rifugio, il panorama, l'area che sembra tagliata col coltello, per me è stata una grande conquista, un momento da ricordare. E ritorno con la mente a quella domanda: questi mezzi possono andare sulla neve? Beh, oggi posso rispondere così: non solo possono, ma sanno arrivare dove molti altri veicoli si arrendono. Sono strumenti per esplorare, per allargare i confini della mobilità, dell'avventura, persino del modo in cui percepiamo lo spazio. Non fanno rumore, non inquinano, non distruggono. Ti portano in cima, in silenzio, senza disturbare la neve, senza rompere la quiete. Ti permettono di vivere la montagna con rispetto e con un pizzico di puro divertimento. Voglio vedere se c'è qualcun altro che ha il coraggio di dirmi che quella roba lì, che ha fatto questa strada qui, è un trapiccolo. Quale altro mezzo, oltre il Gemini, perché è indiano e quindi è Gemini, oltre il Gemini voglio sapere chi altri fa. È il rec, vero? Sì. Ora parliamoci chiaro. Ogni volta che pubblico un video così c'è sempre qualcuno, l'inevitabile esperto da tastiera, che con la simpatia di chi fa il bullo commenta con la solita battuta definendo la monoruota un trabiccolo, come se fosse un giocattolo o un attrezzo da circo. E allora a questi signori dalla simpatia effervescente faccio notare le capacità che ha questo mezzo. Guardate bene dove siamo arrivati oggi, guardate la pendenza, guardate la neve sotto le ruote, qua la vostra auto scivola e si rompe. Siamo in montagna, su un terreno dove riesce a salire solo un 4x4 leggero. Qui un monopattino non farebbe nemmeno 2 metri e una moto da cross deve stare attenta. E noi, con i nostri mezzi elettrici, siamo arrivati in silenzio, senza rumore, senza benzina e senza emissioni. Questo trabiccolo ha più controllo di una moto pesante, ti consente di scendere in ogni istante in sicurezza e soprattutto ti dà qualcosa che nessun altro mezzo può, la sensazione pura di volare. Non è pericoloso se lo rispetti, non è instabile se impari a fidarti. Quanti ancora mi dicono che non riuscirebbero mai ad imparare, eppure hanno imparato ad andare in bici? Io non smetterò mai di dirlo, se hai imparato ad andare in bici puoi imparare anche il monoruota, non è mai troppo tardi. È un mezzo moderno, intelligente e soprattutto evoluto, ma serve appunto un po' di evoluzione anche nella testa di chi guarda. Ecco, voi leoni da tastiera dalla battuta facile siete quelli che con la mente chiusa agli albori della bicicletta avrebbero detto
Non funzionerà mai, è pericolosa, è un trabiccolo. Io preferisco di gran lunga quelli che con la lungimiranza pensano: interessante, se una persona anche avanti con l'età può imparare, forse posso imparare anch'io. Sotto i piedi, una volta acceso, diventa come indossare un paio di sci, ti può inclinare di lato, ma non in avanti o indietro. E tutto questo avviene nel silenzio, niente rumore, niente vibrazioni, solo tu, la libertà di andare, sia in città per le solite commissioni, ma anche nella natura, in posti meravigliosi. Sembra quasi un paradosso, un mezzo elettrico digitale immerso nella neve di montagna, con anche tracce di prede e predatori. Eppure c'è armonia, niente puzza, niente rumore. Dopo il mio passaggio resta solo un piccolo solco sulla neve intatta. Sono mezzi che rappresentano un nuovo modo di muoversi, di vivere e di vedere il mondo. E non serve convincere nessuno, basta salire, provare e capire. Il monoruota è libertà, è letteralmente equilibrio tra uomo e tecnologia, tra curiosità e controllo. E anche sulla neve, dove nessuno si aspetta che tu possa arrivare, lui ti ci porta. E di modo silenzioso, elegante ed incredibilmente emozionante. Se ti ho incuriosito, scrivimelo. Si può imparare in autonomia, ma esistono anche istruttori in tutta Italia che possono insegnarti o anche solo farti provare. Scrivimi nei commenti cosa ne pensi e se il video ti è piaciuto, un like è il modo migliore per farmelo sapere. Alla prossima! Che tra l'altro sembra che c'hai una roba rosa che ti spunta dallo zaino, sembra tipo l'orsetto di... È la mia mantellina. No, vabbè, panorama meraviglioso. Solo questo me lo sto godendo. Peccato per gli alberi. Bisognerebbe tirare giù un po' di alberi. Rolling smooth, flying free. This is where